Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio mostrare come si può velocemente, con poca roba a disposizione, costruire un piccolo tondino dove poter cominciare a fare un po' di liberty in una maniera un pochino più facilitata appunto dallo spazio ristretto. Ricordatevi, una buona preparazione previene una cattiva prestazione, quindi fare degli step, dei piccoli passaggi da una situazione più facile a una situazione più difficile è importantissimo nella nostra preparazione del cavallo. Ma iniziamo. Vediamo intanto cosa serve. Serve prima di tutto un set di paletti colorati magari in maniera diversa, così vi divertite di più, non vi imbrogliate. No, scherzo, non serve a nulla. Io la adopererò verdi e bianchi perché c'avevo questi, non per altro, e poi perché il video vede meglio. Ne abbiamo bisogno 8 di questi qui. Un nastro colorato per segnaletica, un martello, un paio di guanti per non farsi male quando vi colpite sulle dita col martello, una corda da 7 metri, uno string che vi serve per allungare un pochino la corda da 7 metri. Questo è tutto il materiale necessario. Ricordatevi, i paletti non sono 2, sono 8, ma iniziamo a vedere come si fa. Decidiamo qual è il centro del nostro tondino. Mettiamo l'anello della corda, il moschettone non ci importa nulla, potete anche toglierlo, io ce l'ho lasciato, ma mettete l'anello della corda, oppure se non avete l'anello in cima alla corda ci mettete il centro del moschettone uguale e ci mettete la punta del paletto. Fate piano perché se no il paletto si rompe e anche se costano il giusto comunque vi tocca ricomprarlo. Prendete lo string e lo legate in fondo alla corda. Questo serve per dare maggior lunghezza alla corda e farla diventare una corda da 15 metri. Se avete già una corda da 15 metri, no, da 15 metri, da 8 metri, questa è una corda da 7, mettendoci lo string che è un pochino più lungo di 1 metro, avete una corda da 8 metri circa. Poi cos'è che fate a questo punto? Vi allontanate dal centro e mettete in tensione la corda. Così. Questo è il punto che praticamente dovete mettere il primo paletto. Io vi sto facendo vedere tutto questo per, diciamo, per come se lo doveste fare da soli, senza l'aiuto di un amico, altrimenti tutto questo è un pochino più veloce. Mi raccomando, fate attenzione perché questi paletti qui sono comodi, economici, ma si rompono facilmente, quindi dovete avere un pochino di attenzione quando li piantate. A questo punto riprendo la mia corda e vado esattamente dalla parte opposta. Ecco qua. Prendo di nuovo la corda e me ne vado al centro tra i 2 paletti verdi che ho messo. Devo cercare di essere il più possibile equidistante. Dovete tirare un pochino la corda, ma non troppo. Questa volta lo metto bianco. Di nuovo e me ne vado esattamente dalla parte opposta. Avete già capito tutto come funziona, no?
Ok, adesso dovete mettervi a metà tra il paletto verde e il paletto bianco e andiamo a completare un po' gli altri 4 paletti che ci servono per fare il nostro tondino. Già ne metto uno qui perché tanto mi servirà per dopo e uno me lo porto di là. Più precisi siete, più vi viene bene. Cercate di essere abbastanza precisi, perché sennò poi dopo vi portate dietro gli errori e quando arrivate in fondo è venuto tutto all'infuori con un tondino. Prendo la mia corda di nuovo, mi metto in linea con l'altro paletto e metto questo. Ok, a questo punto il grosso del lavoro è fatto. Dobbiamo andare a prendere il nostro nastro, dobbiamo decidere qual è la porta. Adesso io decido così perché mi piace a me, che è questa la porta, quindi qui lego il nastro, più o meno l'altezza è questa, siamo intorno agli 80-90 centimetri, e me ne vado dall'altro. Potete aggiustare anche l'altezza in base al cavallo che avete, ovviamente. Se avete un pony Shetland così non va bene. Perché uso questo nastro? Perché è veramente semplice da rompersi, per cui se il vostro cavallo per qualche motivo decide di tirare via e spaccare tutto, non succede nulla, perché si rompe subito e passa dalla parte di là. Il motivo per cui è basso a questa maniera, quindi cioè non andiamo a fare un tondino alto, è perché se noi mettiamo troppa pressione a questa maniera ce ne rendiamo subito conto, perché il cavallo scappa via. Quindi dobbiamo cercare di fare bene, di non mettere troppa pressione. Ricordatevi che quando siamo in Liberty dobbiamo usare fase 1-2, non di più della fase 1-2, quindi non ha senso infilare un cavallo in un tondino con le pareti alte 3 metri come qualcheduno fa, perché mettiamo troppa pressione e non ce ne rendiamo conto. Invece a questa maniera ce ne rendiamo conto facilmente, e anzi, guardando l'altezza del tondino ci viene subito in mente di non mettere pressione, ok? Io lì ho fatto un nodo. Se usassi per esempio la banda elettrica, perché io a volte uso anche la banda elettrica, non ce lo farei mai un nodo, perché nel caso che il cavallo sfondi, ok? Questo si rompe, è leggerissimo, si rompe, la banda elettrica non si rompe, e può succedere che questi qui sono fatti apposta, ma se usate altro materiale è possibile che si sfili di terra e diventi una lancia. Invece questi sono fatti apposta, questi si troncano qui all'altezza del ferro e non succede nulla. Una volta che avete completato il tondino a questa maniera, potete semplicemente strappare un pezzo e farci una specie di
per la porta, ok? Ovviamente il tondino fatto a questa maniera prevede che il vostro cavallo non abbia paura del nastro segnaletico quando si muove a causa del vento, perché se ha paura quando svolazza dovete prima fare gioco d'amici con questo tipo di nastro segnaletico. Com'è che dovete fare? Semplice, lo sapete già, ve l'ho già fatto vedere in tanti video: approccio in ritirata, vedete qual è la soglia in cui lui sopporta e poi dopo ve lo avvicinate sempre di più fino a che non riuscite a fare alcuni giochi intorno al tondino, come ad esempio i passi laterali verso con il cavallo che guarda il tondino. Non vi mettete a farla all'interno, perché se il cavallo ha paura e si sente circondato da ciò di cui ha paura è facile che lo perdete mentalmente se non fisicamente, e quindi dovete assolutamente cercare prima di renderlo confidente. Se volete utilizzare la banda elettrica non è un problema, io lo utilizzo spessissimo la banda elettrica. Invece di fare come ho fatto io, fare un nodo, diciamo la fermate solamente sul primo e poi alle altre ci passate nel mezzo, invece di fare un giro a questa maniera qua, lo passate all'interno del foro necessario, insomma fatto apposta per la banda elettrica. Non lo fermate, non legate la banda elettrica ad ogni paletto, perché è veramente pericoloso e nel caso migliore vi si rompono tutti i paletti al momento che il cavallo, se vi capita, tira via e porta via la banda con il petto. L'unica cosa che dovete fare attenzione è la parte finale, qua dovete fermarlo un pochino meglio, e quindi parte iniziale e parte finale magari lo fermate con un po' di scotch, anche quello americano grigio, in modo che non dovete legarlo ma che comunque vi stia fermo, perché deve essere un po' in tiro. Essendo più pesante del nastro segnaletico, la banda tende a flosciarsi e andare in basso, questo invece rimane all'altezza in cui l'avete messo. Dovete valutare un po' quello che è meglio. Secondo me la soluzione migliore è questa, però anche la banda, se il vostro cavallo diciamo conosce già l'elettricità, conosce già la banda elettrica, ovviamente non la dovete attaccare alla corrente quando fate questo, però se lui la conosce già è più facile che la rispetti e che non spinga contro. Una volta che avete fatto il tondino, iniziamo a fare alcuni giochi in libertà qua dentro, ma questo ve lo farò vedere nella sezione abbonati che c'è sul mio canale. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, fatemelo sapere nei commenti se voi utilizzate già questo tipo di soluzione oppure se ne avete altre, magari può essere interessante anche per me venire a conoscenza di qualche altra soluzione veloce. Questa è la maniera più veloce per fare un tondino, soprattutto se condividete magari l'arena con altre persone, perché nel vostro maneggio ovviamente non tutti fanno quello che fate voi, no? Per cui magari avete poco tempo, volete fare delle cose, vi riservate un'ora, in quell'ora vi montate il tondino, fate i vostri giochi e poi dopo lo rismontate e lo mettete lì da parte. È una soluzione secondo me molto intelligente per poter comunque iniziare a sperimentare con la Liberty. È anche intelligente perché vi abitua a non mettere pressione un tondino così rispetto a un tondino tradizionale. Se vi interessa informazioni più specifiche su quello che è il lavoro in libertà e su quello che è il lavoro in freestyle, quindi montati senza imboccatura o comunque senza contatto, con lo string intorno al collo e tutto quello che riguarda il montato nel programma Parelli, potete iscrivervi alla parte abbonati del mio canale. Qui sotto trovate un tasto, cliccate su abbonati e vi iscrivete. Ci sono due tipi di abbonamento, uno che supporta il canale e l'altro invece che, oltre a supportare il canale semplicemente con una donazione mensile, dà la possibilità anche di accedere a un video ogni 15 giorni, un nuovo video ogni 15 giorni. Chi si abbona ovviamente ha accesso anche ai video precedentemente pubblicati. Quindi se vi va fatelo, se non vi va non lo fate, non succede nulla. Mi raccomando, se sei nuovo di questo canale, iscriviti al canale cliccando sul pulsante iscriviti e metti la campanellina, perché così ti arrivano le notifiche le prossime volte che pubblico un video. Io di solito pubblico
diciamo 8 video pubblici al mese e 2 video invece per gli abbonati al mese, specifici su ogni volta su cose un pochino diverse. Se invece vuoi andare a fondo su delle problematiche tue e personalizzate, in quel caso lì ho un servizio di distance coaching, ma per questo vi rimando al mio sito internet matteoniorsici.com. Sotto la voce di menu supporto trovate distance coaching, dove c'è un video che spiega com'è che funziona, quanto costa, eccetera eccetera. Per oggi è tutto, noi ci vediamo la prossima volta. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul.